Benvenuti in questo video. Per chi ci segue sa già che attualmente ci troviamo in Sardegna per completare gli ultimi dettagli dei lavori sul nostro camper, prima della partenza verso un nuovo continente. Nell'episodio della settimana scorsa, Sebastiano ha avviato le modifiche alla doccia e anche questo video sarà dedicato a ulteriori modifiche e lavori sul camper, ricco di tante sorprese emozionanti. Questi sono pezzi di USB che ho già tagliato ad incastro, hanno le scalanature appunto maschio femmina per poter incastrare, e ne metto 3 da questa parete e 3 da questa parete. Per fortuna la mattina precedente sono arrivati anche tutti i prodotti che abbiamo preso per procedere con i lavori sul camper. Il Crystal Fix, quello di cui vi parlavo, che adesso andrò a utilizzare per la doccia, che l'abbiamo testato l'anno scorso ed è ottimo. Questo è sigillante acrilico effetto intonaco che dovrò andare a utilizzare per le finestre perché non ho ancora fatto il bordino fatto bene e volevo provare a farlo con questo sigillante appunto effetto intonaco. Per questo motivo io non avevo ancora iniziato la doccia perché eravamo in attesa di questo pacco che doveva arrivare. Ora finalmente posso finire la doccia. Per isolare bene la doccia da eventuali infiltrazioni, Sebastiano andrà prima a creare uno spessore in modo tale che il pannello PVC impermeabile andrà a finire sopra il piatto doccia, in quanto le misure originali erano state prese per un'altra tipologia di piatto doccia, che però non avevamo installato per via della sua fragilità. Quindi ci siamo dovuti adattare con nuove dimensioni. USB installato, siliconato, e ora mi rimane da mettere il PVC espanso, quindi andrò a recuperare i pannelli, li taglio e li incollo direttamente all'USB. Ho appena tagliato il PVC espanso, non ho ripreso perché è stato un attimo molto stressante, perché se sbagliavo il taglio era un casino, questi pannelli costano carissimi. E quindi ero molto concentrato, non ho ripreso. Sono riuscito a fare il taglio giusto. Ho appena riempito gli spazi vuoti degli angoli con il Crystal Fix, così da essere proprio sicuri che anche se l'acqua andasse dietro è bloccata dal Crystal Fix dietro. E ora mi metto a tagliare l'altro pannello per la parete destra. Bene, ci sono quasi. Ho quasi fatto tutto, ho siliconato tutti i bordi, ho aggiunto dei bordini nella parte bassa per essere ancora più sicuri che non ci siano alcuna infiltrazione, mai. Ci sono 3 strati di silicone e pannelli, quindi dietro non può arrivare niente. Ora mi rimane da fare un bordo dove ho fatto il taglio esterno laterale e poi niente, è finito. Però devo comprarmi un angolare per andare a mettere l'angolare nel bordo. E dopo la doccia è il turno della camera da letto. Andremo a isolarla per bene per poi riarredarla. Ma non finisce qui. In concomitanza, Sebastiano andrà a realizzare un mobiletto nuovo per il bagno. È un peccato smontare questo mobile perché era molto bellino, mi piaceva molto, però andremo a sfruttare tutta l'altezza della parete per avere più spazio e poter ritirare ulteriori cose. Parte alta smontata, ora attacco la parte bassa. Smontato il mobile precedente, adesso ho posizionato la prima parte per vedere come ci stava, perché ieri ho fatto fare i tagli da Tecnomat direttamente. Sono andato a prendere il materiale lì e mi sono fatto fare tutti i tagli su misura per poter arrivare e dover solamente assemblare. Io ho fatto dei bordi in questo modo, vabbè, adesso non sono ancora fissati, e questo uscirà così con delle semplici rotelle e rientrerà al suo posto lì sotto. Questa è la pedana sul quale appoggerà il trelino e queste sono le ruote fisse. La colla è asciugata, quindi ho potuto rimettere il trelino per vedere se andava tutto bene. Il
VC è perfetto, esce, entra senza alcun tipo di problema, avrà gli angolari in alluminio per poter far sì che non si muova durante il viaggio. Poi ho messo la parete per prendere le misure delle mensole che andranno nella parte sinistra stretta e sopra la lavatrice, e ora sto facendo le mensoline, quindi ne andranno 3 a sinistra e una a destra, perché altrimenti non posso metterne di più a destra perché c'è già la lavatrice che prende parecchio spazio. Bene, per oggi è andata, sono riuscito a montare le mensoline. Ora dovrò aspettare a domani perché devo fare le scalanature per le cerniere delle antine, e devo farlo all'esterno con la fresa, e quindi ora è tutto buio, sta mezzo piovendo, quindi non posso farlo. Domani continuerò il mobile del bagno. Le nostre antine del bagno verniciate. Però queste antine non resteranno nere, perché abbiamo in mente una cosa molto carina che abbiamo visto, adesso poi va un po' di moda, questo stile così, ed è molto attinente allo stile che abbiamo sviluppato nel camper, legno e nero, quindi presto. Ascolta, ma volevo dire una cosa, adesso vi faccio vedere, perché lì oggi è particolarmente... Melanzana! Viola melanzana! Che rio! Stile! Mettiti vicino. Guarda, potresti andare vicino al furgoncino di Fabien. Passano una melanzana. E adesso vi faccio vedere in che condizioni è dentro. Sebastiano me l'ha detto. Preparati psicologicamente perché è come se fosse scoppiata una bomba. Vi faccio vedere. Avevo tutto messo in ordine. E questa è la situazione del camper, un disastro. E non è finita qui, non è finita qui perché adesso vi farò vedere com'è la situazione qua in bagno. Vabbè, qua lavori in corso, la doccia, e non è finita qui. Ecco qua. Questa è la camera. Perché mi cambio queste? Cosa vuoi dire a tua discolpa? Ho dovuto smontare tutto, tutte le cose che c'erano negli armadi ho dovuto toglierle, quindi è tutto qua. Siccome fuori non fa lasciarle. C'è tempo brutto. Eh. Pausa pranzo. Oggi è una bella giornata, vero? Sì, molto, per fortuna. Una giornata su 10. Quest'anno piove. non è stato favorevole come l'anno scorso. No. Sta facendo tempo brutto, però ci vuole, dai. C'è abbastanza siccità. Sì. Oggi è un nuovo giorno, c'è il sole, che bello. E io sono venuta a sistemare tutto questo. Avendo smontato la camera, il camper si presenta in queste condizioni perché tutte le cose che avevamo nella camera da letto adesso sono qui. Quindi io questa mattina dovrò sistemare tutto. Allora, diciamo che ci siamo quasi. Adesso do una passata d'acqua molto veloce perché comunque stiamo ancora facendo dei lavori, però volevo evitare che si accumulasse lo sporco, quindi adesso do una pulita qua attorno e poi inizio a fare una cosa molto bellina. Quindi camper pulito, adesso mi inizio a organizzare tutte le cosettine. Tra l'altro ci tenevo, visto che siamo in periodo natalizio e i lavori sono quasi conclusi, volevo decorare il camper in modo natalizio. Mi sono comprata questi gnometti che adesso metterò un po' ovunque e anche le lucine di Natale.
Tra l'altro da Ikea abbiamo trovato questo tappeto che ci sta perfettamente sotto il tavolo, adesso vi faccio vedere, è perfetto. Poi faccio vedere gli gnometti che ho preso, perché li ho presi di tutti i colori. Dove li ho presi questi gnometti? Qualche giorno fa a Bellevue hanno fatto il mercatino di Natale e lo faranno anche la prossima settimana. Io li ho comprati dalle bancarelle dei bambini. Un altro gadget indispensabile per questa decorazione è la nostra River 2, che è davvero comodissima perché è piccolissima, quindi l'ho portata proprio in una bustina così. Inizialmente ero indecisa se prenderla o meno, questa qua, perché effettivamente non è di grandissime dimensioni, la sua capacità non è grandissima, però il fatto che sia così maneggevole, così piccolina, ti permette davvero di portartela ovunque. Secondo me potrebbe essere un regalo di Natale perfetto, perché davvero, a parte il design molto carino, a me piace tantissimo lo stile che hanno utilizzato qui della EcoFlow, e poi è comoda appunto perché è piccola. Certo, non ci puoi attaccare il phon per esempio, però se vuoi andare un paio di giorni a dormire in macchina o nel tuo minivan è comodissima, perché te la porti dietro e puoi ricaricarti il telefono, il computer, puoi attaccare diverse cose. Io adesso vi faccio un esempio, vi attacco il ventilatorino che abbiamo, non è periodo di ventilatore, però bisogna essere lungimiranti, perché l'EcoFlow sta facendo degli sconti e quindi adesso è il momento perfetto o per fare un regalo a qualcun altro oppure per autoregalarsela. Però io oggi ho l'intenzione di utilizzarla in un altro modo e adesso lo vedrete. Jingle them bells and frolic. Oh my gosh, some stall. Adesso, aspetta, quando te lo dico, tu spegni tutte le luci, ok? 1, 2, 3. I drink till Rudolph reappears. Wow. A toast to him, that red-nosed dear. Jingle them bells Che and bello! frolic. It's the best day of the year. Come fly with me now, Rudy. I'm loaded. Stanno abbassando. Oh! Let's sing and dance and cheer. It's the best time of the year. The best day of the year. Yes, it is the best day of the year. Here, here. Vi ho lasciato che stavo montando le mensole e le antine del mobile del bagno, poi si è scaricato l'osmo e quindi non ho più ripreso niente. Ho verniciato le antine di nero, ma non rimarranno nere, è solo il primo strato, perché poi andremo a decorarlo in un modo che vi mostreremo. E nel frattempo sono anche andato a prendere la lavatrice per vedere come ci stava. Ciao a tutti, io sono a casa mentre che Sebastiano sta facendo il mobile in camper e stamattina è arrivata la lavatrice che abbiamo acquistato. Non è una lavatrice classica di casa, ahimè, perché per una questione logistica non abbiamo potuto acquistare una classica di casa. Abbiamo preso questo modellino qui, in questo momento c'è la roba dentro, abbiamo messo una tovaglia per vedere come lava. Abbiamo acquistato questa lavatrice perché a differenza di quelle da casa non serviva un'installazione fissa, infatti qua lo attacchi al rubinettino, lo attacchi alla corrente, poi qua sotto ho messo i secchi per scaricare e adesso sto lavando con acqua fredda, però volendo la nostra idea è quello di attaccarlo al docino della doccia, quindi con acqua tiepida e fare così la lavatrice. Consuma pochissimo, è super leggera, quindi
Per le nostre esigenze ci sembrava quella migliore tra le tante. Inizialmente volevamo prendere di quelle mini, costava tantissimo. Tra l'altro per l'installazione non avevamo spazio dove poterla posizionare, quindi siamo capitati su di questa dopo una lunghissima ricerca e adesso sto facendo il primo lavaggio e vi dirò tra un po' come viene questa roba. La centrifuga ha finito, ho portato fuori la tovaglia che era sporchina. Con l'acqua fredda ha lavato perfettamente, è rimasto anche il profumo e la centrifuga funziona benissimo. Diciamo che non è proprio fatta dei materiali, si sente che è comunque un po' un giocattolo, però la tovaglia l'ha fatta uscire perfetta. Consuma un po' d'acqua, infatti sicuramente quando faremo la lavatrice quella volta alla settimana dovremo metterci in prossimità di rubinetti o comunque di fonti d'acqua perché ne consuma acqua. Questo è per darvi un'idea della quantità di acqua che consuma. Comunque ha riempito questa bacinella e questa. In ogni caso, adesso il mobile ce l'abbiamo, le mensole le ho fatte, questa è posizionata, tutto il casino messo lì sopra, queste tre lo stesso, è tutto da riordinare e quella di sotto lo stesso è messa con le cerniere. Qui abbiamo la lavatrice che ci è arrivata l'altro giorno, Eli ha già fatto un lavaggio per provarla e lava molto bene, non avremmo pensato questa cosa, però lava molto bene. Ora questa andrà lì. Più perfetta di così non poteva andare. È precisa, ma avevo calcolato le misure prima che arrivasse la lavatrice e quindi doveva andare precisa, così almeno non va da nessuna parte, rimane incastrata lì tra le pareti e nella parte frontale ci sarà la lantina bloccata, quindi non può andare da nessuna parte e così è la soluzione perfetta. Questa è una lavatrice, questa lavatrice andremo a collegarla alla doccia. È l'unica nostra soluzione perché io non ho portato tubi dell'acqua da quel lato, quindi faremo in modo di avere un flessibile che in caso di necessità, quando dovremo andare a fare le lavatrici, si collegherà direttamente al miscelatore della doccia. E per lo scarico metteremo una cisterna da 20 litri, perché 20 litri dovrebbero bastare, direttamente una tanica da 20 litri per fare scaricare la lavatrice. Quindi, cosa dovrò fare? Come potete vedere, questo mobile è nero. Abbiamo acquistato delle piattine di legno e io andrò a posizionare ogni 2 cm una piattina di legno. Adesso, tra un po' vedrete il risultato finale. Sperando venga bene perché non l'ho mai fatto, è un lavoro di precisione, io non ho tantissima pazienza, però farò del mio meglio. Nel mentre che Sebastiano è in camera che sta preparando per la parete, io sto incollando queste piattine e le sto incollando con questo della Crystal Fix perché almeno siamo sicuri che avrà una resa ottimale. Quindi adesso mi metto all'opera, incrociamo le dita. Jingle them bells and frolic. Oh, by gosh, some stolly